Ma allora, qual è la migliore tariffa di partenza? Ciao, sono Federico e faccio parte del Revenue Team, l'unità operativa di Franco Grasso, che da oltre 20 anni si occupa di revenue management per strutture ricettive e non solo. Se ti interessano i nostri contenuti, clicca sulla campanellina qui in basso e ricordati di iscriverti al nostro canale per rimanere sempre aggiornato sui nostri video. Iniziamo! Vediamo i termini tecnici con cui chiameremo le diverse tariffe. La bottom rate è la tariffa più bassa che il revenue manager imposterà nella sua strategia di vendita. La strategia di vendita è una sorta di manuale che il revenue manager creerà prima della stagione, appunto, della vendita delle tue camere. La tariffa di partenza invece è quella tariffa base dalla quale si impostano tutte le altre tariffe che verranno e difficilmente coinciderà con la bottom rate, ma può succedere. La rack rate è invece la tariffa più alta che potrai attribuire alle tue camere. Ma come si imposta correttamente la tariffa di partenza? Bisogna analizzare diversi dati. Per primi i costi variabili della tua struttura. Successivamente i dati storici occupazionali. Poi bisogna tenere conto delle festività e tutti quegli eventi già programmati nella tua zona o dintorni. E infine gli eventuali gruppi o allotment concessi a tour operator e agenzie di viaggi. Nell'ottica di tariffe dinamiche, nell'arco della stagione, appunto le tue tariffe saliranno e scenderanno in base al mercato e ai dati storici e previsionali. Potrai passare dalla bottom rate, cioè la tariffa più bassa, alla rack rate, cioè la tariffa più alta. La tariffa di partenza deve raggiungere fondamentalmente due obiettivi principali: vendere ciò che l'anno scorso è rimasto invenduto e creare una cassa di risonanza commerciale attraverso le tue recensioni, che attiri potenziali viaggiatori che vogliono soggiornare in una struttura con un buon rapporto di qualità e prezzo. Con una corretta elaborazione della tariffa di partenza il risultato finale sarà garantito. Molti albergatori sono convinti che la tariffa di partenza vada elaborata partendo proprio dal cost par, ossia il costo per camera disponibile ottenuto dalla somma di costi fissi e costi variabili. Questa non è una teoria vincente perché il cost par potrebbe far partire la tariffazione di partenza un pochino troppo alta, con il concreto rischio che non genererebbe abbastanza prenotazioni. Vanno invece tenuti in considerazione i costi variabili, che sono quelli che un albergatore affronta quando riempie una camera, ovviamente diversi dai costi fissi, che pagherai anche se la camera resterà invenduta. Per questo preferiamo sempre vendere una camera, anche una tariffa che può sembrare bassa, perché una camera rimasta invenduta costa, mentre vendere la tua camera a una tariffa che tu reputi più bassa ti dà la possibilità di coprire i costi fissi e anche qualcosina di più. Un altro sistema che l'albergatore tiene in considerazione per la creazione della tariffa di partenza è tenere conto del RevPAR, ricavo per camera disponibile, dell'anno precedente. Anche in questo caso potrebbe essere dannoso, perché potresti ritrovarti in una situazione di mercato in cui hai una tariffa o troppo alta o troppo bassa e quindi sei un pochino fuori strada. Ma allora, qual è la migliore tariffa di partenza? Ebbene, oltre alle sopracitate analisi, occorre tener d'occhio il trend di mercato determinato da segnali economici e a volte anche politici, e anche dal trend revenue, cioè l'accelerazione delle materializzazioni che si verifica quando si comincia ad applicare la dinamicità tariffaria. È basilare ricordare che impostare la tariffa di partenza è il primo passo per fare un buon revenue. Ti ricordiamo che il revenue è una scienza economica e più sarai vicino ai suoi meccanismi e alle sue leggi e più sarai in grado di portare benefici alla tua struttura. Per qualsiasi dubbio o informazione noi siamo qui. Lascia un commento e visita il nostro sito. Risponderemo alle tue domande con grande piacere. E se ti sei perso il video con le previsioni per il 2023, clicca qui su. Scegli di fare revenue. Scegli di farti scegliere.